Leggiamo questa frase. A casa di Carla si mangia sempre bene. Ho sottolineato il verbo di questa frase. Si mangia, composto da due parole, la particella si e il verbo mangiare alla terza persona singolare. Questa è la struttura che chiamiamo si impersonale. Impersonale perché? Perché nella frase non c'è un soggetto. Significa tutte le persone che mangiano a casa di Carla mangiano sempre bene. Quando usiamo questa forma impersonale? La usiamo quando non c'è un soggetto specifico nella situazione, la usiamo quando l'azione riguarda tutti e la possiamo usare anche per quelle frasi che parlano di lezioni di vita, tra virgolette. Per esempio, se dico si rischia di fare incidenti se si guida con poca attenzione, è un avvertimento, no? Questa situazione può essere vera per tutti. Per memorizzare ancora meglio, ho scritto 3 modi di dire che usiamo sempre che contengono il sì impersonale. La prima, sbagliando, si impara. Sbagliando si impara. Tutte le persone che sbagliano imparano dall'errore. Sbagliando si impara. Seconda, non si sa mai. Non si sa mai è un'espressione di dubbio quasi, no? Non si sa mai. Proviamo a farlo, non si sa mai. Forse otteniamo un buon risultato. E poi la numero 3, si vive una volta sola. Questa è una frase che diciamo quando vogliamo fare qualcosa di insolito, qualcosa di pazzerello. Ah, lo faccio. Si vive una volta sola. Quindi queste frasi possono aiutarci. Allora, guardate queste frasi, sono le frasi di prima, con il sì impersonale. In Italia si va a scuola da settembre a giugno, quando fa molto caldo si dorme male, si viaggia più comodi con poche valigie, si rischia di fare incidenti se si guida con poca attenzione. Che cosa notate in queste frasi? Io ho sottolineato delle parole in queste frasi. Si va a scuola, quindi si va dove? A scuola. Si dorme male. Si dorme come? Male. Si viaggia come? Più comodi. Notate che in queste frasi non c'è un oggetto diretto nella frase. Questi sono proprio esempi perfetti del sì impersonale. Quindi, ecco, in queste frasi non c'è l'oggetto diretto. Perché è importante? È importante perché quando c'è l'oggetto diretto e il verbo si accorda al nome singolare o plurale, non è più sì impersonale, diventa sì passivante, cioè una sorta di frase passiva, di forma passiva. Vediamo degli esempi. Leggiamo questa frase. È facile fare incidenti se si usa il cellulare quando si guida. Si usa è sì passivante perché posso chiedere che cosa? Il cellulare. Ed è sì passivante perché posso trasformare la frase e dire se il cellulare è usato. Invece si guida è proprio un esempio di sì impersonale perché non c'è bisogno di aggiungere niente. È facile fare incidenti se si usa
il cellulare quando si guida. Vediamo un altro esempio. E qui ho scritto 2 frasi. A casa di Carla si mangia bene, a casa di Carla si mangiano i ravioli. Quindi osservate la differenza. Nel primo esempio, con il sì impersonale, io sto dicendo come si mangia a casa di Carla e il verbo è solo terza persona singolare. Nel secondo esempio, con il sì passivante, sto dicendo che cosa le persone mangiano a casa di Carla e il verbo è al plurale perché i ravioli è plurale. Vedete la differenza? Bene.